è vero che ho deciso di vendere tutta questa roba, però se c'è proprio una cosa che ho deciso di tenermi, allora è proprio questa. La Swordfish 2 di Cowboy Bebop. Che adesso andremo a vedere insieme. Di recente sono stato a Romix, sono riuscito a mettere le mani su questa bellezza. Questa è l'astronave di Cowboy Bebop di Spike. Se non avete mai visto Cowboy Bebop andatevela a vedere perché è il mio anime preferito. Proprio a mani basse vince, è proprio il mio anime in assoluto più bello. Di recente è uscita su Netflix la live action di Cowboy Bebop, che non sono riuscito a guardarla, ho guardato i primi 10 minuti e basta. Purtroppo i live action sono una cosa molto delicata secondo me. Una delle poche che è riuscita è appunto quella di One Piece. Poi le altre non mi ricordo, ma mi sembra che più o meno. Tornando a noi, andiamo a vedere subito di cosa si tratta. Manuale di istruzioni. Che spettacolo. Che spettacolo, tiriamola subito fuori. Allora, abbiamo subito una basetta col suo piedistallo. Oh. È di metallo, non me lo aspettavo, scusate, ma è stupenda. È veramente bellissima. E all'interno c'è anche Spike, miniatura. Questa l'ho presa a Romix a un prezzaccio, 80 euro, nuova si trova a 120. Originariamente questa doveva essere una nave da corsa, cioè un'astronave da corsa, un po' come i nostri aerei acrobatici, insomma. Era stata progettata quindi per fare delle manovre molto pericolose e veloci. Comunque è tutta snodabile, sia il propulsore di dietro che si può alzare e abbassare a piacimento, ha le ali che si possono chiudere, immagino. Questo è un dettaglio stupendo, cioè le ali si sgancia qua, si tira l'ala ed esce il carrello. Ah, ecco, le ali si tirano un po' verso l'esterno e si richiude così. Che spettacolo! È bellissimo. E questo era il sistema per far sì che occupasse il meno spazio possibile quando entrava nella nave madre, che tra l'altro si chiamava Bebop. Bisogna attaccare il carrello posteriore, così quando vola chiuso, e quest'altro è quando atterra. Potevano pensarla un pochino meglio, io avrei fatto proprio che fosse un pezzo unico con le ruote. Invece qua abbiamo due pezzi per fare due fasi diverse, non era molto difficile far entrare una ruota qua dentro, vabbè, ma chi sono io per dire queste cose? Quindi questo si tira su e le rotelline si appoggiano. Poi naturalmente c'è la scialuppa, che questo si dovrebbe aprire tirando su. È vero che di ferro, ma alcune parti sono di plastica. Ah, ok, molto semplice. Questo si tira su e da qui esce la capsula dove c'è dentro il nostro Spike. È progettata molto bene.
L'unica cosa era quel carrello che non mi piaceva. Ok, rimettiamo dentro Spike. Qua chiudiamo con attenzione. Bello, mi piace come si chiude, sembra quasi magnetico. E poi si richiude come prima, si tirano dentro le ali, quando fa clac a posto, si mettono dentro le ruote, si chiude il gancetto. È veramente fatta bene, la Bandai le sa proprio fare le action figures. Comunque, qualche nozione su questa astronave. Intanto è in scala 1,48, il che vuol dire che quella originale era lunga 13,8 metri per 13,8 metri. Cioè, questa astronave ha tutta una storia, tra l'altro, di progettazione. Doveva essere un'astronave da corsa ed è stata adattata per essere un'astronave da combattimento, tant'è che ci stanno mitragliatori sui bordi delle ali, c'è un cannone al plasma che tra l'altro dovrebbe essere regolabile. Controllo sempre sul manuale prima di fare qualche stupidaggine. Però sì, il cannone viene giù. No, vabbè. Il cannone viene giù ed è regolabile. Proprio come nel cartone animato. Stupendo. E poi lo richiudi. Ok, penso che questo sia uno degli acquisti migliori che ho fatto in una fiera del fumetto. Forse l'action figures più carina che ho preso. Non lo so. Non riesco a trattenere il sorriso, scusate, ma è troppo bella. È la prima volta che la guardo, ce l'ho lì da un po', ho detto faccio un video su questa cosa prima di giocarci. Abbiamo perso il carrello posteriore. No, mettiamo il carrello chiuso. Ah sì, è praticamente proporzionato. Poi il sistema di propulsione è dato da un motore a fusione nucleare, nel cartone animato siamo nel futuro, insomma, che si chiamava Aereo Spike e serviva per volare nello spazio. Però aveva anche altri sistemi per volare poi nell'atmosfera, perché comunque poteva entrare e uscire dalla Terra, anche da Marte, perché mi sembra che Marte e Venere siano terraformati nel cartone animato, o forse qualche luna di Giove, non mi ricordo bene adesso. Insomma, questa astronave era usata da Spike, che era un cacciatore di taglie insieme al suo socio, e praticamente questa piccola astronave atterrava nella Bebop, che era un'astronave madre più grande dove loro vivevano e giravano per lo spazio a cercare, insomma, i ricercati e prendere le taglie. C'è anche questi aerofreni, tra l'altro. Poi anche dietro questi vengono giù e fanno da aerofreni pure loro, serviva per frenare l'astronave. Bene, se la cercate anche voi fatemelo sapere, scrivetemi, e soprattutto cosa ne pensate quando la potrete toccare con mano. Io ve la straconsiglio, se adorate il cartone questo è un pezzo che non può mancare nella vostra collezione. Bellissima, veramente veramente bella.